che razza di posto è questo? Wow, incredibile, non ci posso credere. Un branco di elefanti dormienti. Ragazzi, andiamo a vedere questo posto. Ma che razza di posto è questo? Wow, incredibile, non ci posso credere. Sembrano tantissimi elefanti, un branco di elefanti dormienti. Mamma mia, veramente un posto strano. Sembra che ci sia una grotta, anzi proprio una cripta. Spettacolo. Wow, non ci posso credere. Proviamo ad entrare, sento dei rumorini strani, ma proseguiamo lo stesso. Ci dovrebbe essere al massimo qualche pipistrello. Sembra che non ci sia nulla. Spettacolo. Un'antica cripta. Addirittura si vedono gli affreschi. Caspita. Spettacolo. Eccoli qua. Eccoli. Si vedono, sono ben evidenti gli affreschi. Purtroppo l'umidità ha fatto il suo percorso. Bene, proviamo ad avventurarci in questo canneto. Penso che si riesca in qualche modo a passare. Dovrei riuscirci. Sì, ci sono riuscito. Non mi sono sfregiato, per fortuna. No, c'era il percorso alternativo. Non l'ho visto. Va bene. Praticamente siamo all'interno di un canalone. Che ci sono. Sento dei rumori abbastanza grandi. Non ho idea di che animale sia, sinceramente. Non vi nascondo che ho un po' di paura. Vabbè, ci provo. Il percorso è abbastanza impervio. Anche pieno di canne cadute. Edera sembra giunto quasi alla fine in questo punto qua. Proviamo l'altro percorso, vediamo dove ci porta. Vai. Ragazzi, non vi nascondo che sembra un po', c'è un richiamo sulla Thailandia, un po' Bali, anche l'isola di James Bond, dove hanno girato il famoso film di James Bond.
Ce la farò, ce la farò, se non morirò. Continuo l'esplorazione di questo luogo molto strano. Sembra un set cinematografico. Wow. Devo dire che questi bambù sono veramente grandi, queste canne, queste specie di liane. Sembra di essere nella foresta che una volta ho visitato a Cuba e si chiamava la foresta... Niente, non mi viene questa... una foresta. Queste nuvole non promettono nulla di buono. Penso di prendere la strada del ritorno. Prendiamo questa salita. Confesso che quel posto era veramente strano, particolare e molto diverso dal paesaggio che siamo abituati qui nel Salento, però il Salento continua sempre a stupirci con nuovi paesaggi e scorci da immortalare. E praticamente è un'edera che in questa zona ha preso praticamente il sopravvento, grazie anche alla non presenza dell'uomo. Proviamo ad arrampicarci senza cadere. Questo è rosmarino, è un timo, una pianta aromatica molto profumata. Anche questa è un'altra pianta aromatica, diciamo un'erba aromatica tipica della macchia mediterranea. Come sempre la salita ripaga con queste meravigliose scoperte. Questo, per chi non lo conoscesse, è denominata in questa zona pagliara, quindi è tipo un classico trullo. Tutto fatto in pietra, questo è caratteristico, con una camicia e un tronco. Le abitazioni tipiche e rurali utilizzate nei primi anni 900, diciamo all'inizio del secolo, hanno molto spesso la porta rivolta verso sud. Qui fuori, poi, nella parte del cortile, avevano un forno per poter cucinare. Vi faccio vedere all'interno, era veramente molto piccolo, e qui dentro, oltre ad essere un ricovero, alcuni ci abitavano. Per esempio mio padre mi ha sempre raccontato che ha abitato in questi truddi, li chiamavano al mio paese, tipo come in Italia trulli,
anche se qui nel territorio di Salve vengono denominate pagliare. Quello che vedete lì in fondo è il mare. Questa sembra una vasca naturale. Secondo me la utilizzavano per far mangiare o bere, no, mangiare, più che altro bere gli animali. È molto grande, circa quasi un 2,5 metri, particolare. Qui poi c'è quest'albero che non rende invidio, ma sarà alto un 45 metri, è molto grande, molto alto più che altro. Ma non è neanche uno, sono praticamente 5-6 alberi, cioè è molto strana questa cosa. Ci sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 tronchi, di cui uno molto grande. Eccoli qua, molto strana questa cosa qua. Sono altissimi, non so che albero sia, sembra una pianta spontanea mediterranea, però è strano anche questo, l'edera che si attorciglia ai tronchi in questo modo, molto particolare. Ci sono alcuni girini, non so se si riescono a vedere in video, sono quelle cose nere lì. Che bello. Quello lì che vedete lì in fondo fa sempre parte di un trullo, è un trullo pagliara. In questa zona ne ho visti veramente tanti disseminati in tutta questa, diciamo, valle, sembra un parolone, valle. Lì sopra ne vediamo altri, in cima questi sono gli alberi che vi dicevo prima, molto grandi. Queste colonne delimitano proprio l'ingresso di questo parco che abbiamo appena visitato per voi. Io nel frattempo torno alla mia auto, al mio van. Mi è venuta una leggera famina stando qui in mezzo a questa natura. ero quasi caduto. Ed ecco il pranzetto: pizza con capocollo di Martina Franca, pomodori secchi e rucola. E con questo spettacolo tutto per me. Buon appetito! Wow, è una bella conchiglia, abbastanza grande, molto bella pure. La lasciamo libera nel suo habitat naturale. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella, scrivete nei commenti se avete bisogno di informazioni e niente, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!